Ciao ragazzi, oggi siamo di fronte a una roba un po' particolare, a a un piano, a uno stage piano un po' particolare, non particolare, particolare parlarne adesso, nel senso che questo è uno strumento dei primi anni 90, nel senso che questa è una cosa un po' da nostalgici. Perché dico questo? Perché l'FP8 in quelli della mia generazione è stato il momento in cui si è cominciato a vedere all'orizzonte l'opportunità di avere uno strumento portatile, portatile che oggi sembra da ridere perché pesava 25 kg, ma che avesse un suono di piano un po' come quelli, era un po' come avere un RD1000 ma portarselo in giro. È uno strumento che io ho visto la prima volta alla fiera, ero un ragazzino, era il 1991,
Sono andato in fiera con un mio amico, mi ricordo, e siamo andati a vedere gli strumenti, insomma, a guardare le tastiere. A un certo punto c'era questo FP8, c'era rosso, nero e di un altro colore. E tutti lo provavano, tutti, erano tutti in cuffia a provarlo perché per l'epoca questo sound sembrava molto ricco. Perché aveva questa componente molto brillante, però un po' come succedeva nell'RD1000, c'era una sensazione come se ci fosse una vita interna, un po' di armoniche, di cose, e sfruttava poi alla fine la sintesi, quella lì, era l'evoluzione di quella sintesi lì, la SA. Ed era un po' il sogno di tutti perché quelli che lo facevano di mestiere si compravano questo. Si compravano questo perché una volta che ci si prende l'abitudine, si trova il modo di... Non va considerato un pianoforte, va considerato un po' un'altra cosa, c'ha il suo suono. E come sentite, oggi una cosa così ci fa ridere. Però se io penso all'emozione quando sentivo questo suono, non mi sembrava vero, mi sembrava una cosa fuori dal mondo. Quando l'ho provato mi ricordo quando ero lì a provarlo che finalmente dopo aver fatto la coda avevo 17 anni, però insomma volevamo sembrare più grandi, avevo la barba, no? E allora non si capiva bene che era un pischello, quindi insomma bene o male dopo un po' che guardavo uno che aveva le cuffie su da mezz'ora come per dire oh hai rotto le balle, e alla fine le ha mollate giù e mi sono messo a provarlo. E poi sono diventato io quello che non si staccava più. Perché per l'epoca sentire questa larghezza e comunque una somiglianza anche lontana e vaga a quello che era un pianoforte era pazzesco. Poi sotto le dita la meccanica era davvero interessante. E poi si è cominciato a vedere in trasmissioni televisive, ce l'avevano nei concerti live, era uno strumento che aveva fatto estremamente successo. E quindi aveva una capacità micidiale, che era quella di uscire dal palco in modo veramente incredibile. Perché sentito così, e io per questo prima all'inizio ho messo qui il microfono, per farvi sentire anche da queste casse, ma l'ideale realmente sarebbe metterlo dentro un impianto in un teatro, scendere e ascoltare. Dopo poco si comincia a percepire uno strumento vero, reale. È veramente pazzesca quella cosa lì. Era un po' quell'effetto che faceva l'RD1000 in certi video di Elton John che vedete, ci sono delle sere dove c'è lui con quel piano lì che fa dei pezzi da solo e ripreso così magari in modo misto, dove c'è anche un po' di ripresa dell'ambiente, e c'è questo suono che pervade l'ambiente che è molto pianistico, molto realistico, molto vivo, non è tanto realistico, è più che altro vivo, come poteva essere vivo un CP70, adesso dico una bestemmia, ma chiaramente quello là aveva le corde, era un altro discorso, però comunque dentro al suo interno aveva questa, poi anche questa capacità dinamica, aveva questa forza e questa capacità dinamica di rispondere. Sentite? Aveva
aveva questa capacità, non lo so, questa sensazione viva che sto cercando di farvi sentire. Allora, dovete considerare che era uno strumento comunque non era uno strumento da miliardari, per intenderci, era uno strumento che si poteva acquistare. E quindi si poteva avere questo mix. Adesso vi faccio capire un po', cercando di fare una cosa un po' maldestra, perché metterò lì il microfono per farvi sentire cosa esce dalle casse. L'ideale è che poi vi faccia sentire quello che si sente dal telefonino. Non so come dire, sono quegli strumenti dove dopo un po' che ci suoni comincia a entrare in una sintonia che va un po' al di là del suono del pianoforte, diventa una cosa diversa. Allora devi cercare di trovare il modo di farlo suonare come vuoi tu, chiaramente ci vuole un po', però nasconde, adesso faccio anche quel tentativo lì che... Ecco, sentite che adesso io sto mescolando un po' di fonti varie, no? E chiaramente questo poi sarete voi poi ascoltando a dirmi un po' che effetto vi fa. Diciamo che quello che esce di lì e che potete sentire dritto, senza niente, è questo, cioè nel senso... Chiaramente adesso come adesso ci fa un effetto strano. Però appunto dovete considerare che in questo caso, come succedeva in realtà a quell'epoca, gli strumenti venivano concepiti per poi funzionare live il più possibile, no? E era un po' anche una gara a chi riusciva a fare questa cosa. E questo suono riusciva ad essere quella giusta via di mezzo per le possibilità anche tecnologiche dell'epoca, chiaramente, tra qualcosa che potesse bucare e anche qualcosa con cui si potesse... Però queste cose vengono fuori bene nel momento in cui, adesso provo a farvi sentire da telefono, sentite la crema.
sentite che dal telefono e in vari modi, col microfono, senza, c'è una grande differenza, però l'effetto che avevate dalle casse era ancora molto meglio di questo che sentite, questo calore che sentite uscire da queste, non è niente confronto al calore che veniva fuori dalle casse vere. Poi è chiaro, ragazzi, qui siamo in questo periodo qua, cioè per farla breve. Era appena finita questa cosa qua. C'erano ancora queste cose in ballo, ancora un po' c'erano. Quindi lui accontentava quel discorso, si potevano unire i suoni, chiaramente, mettendoli insieme in questo modo. Pianoforte e diciamo FM. La polifonia diventava chiaramente la polifonia sì, insomma se la mangiava e di conseguenza insomma c'erano tutte queste possibilità, si potevano unire i suoni in modo anche per ogni categoria. Vi faccio sentire le categorie. C'era nei pianoforti, c'era questo, poi c'erano delle variazioni. Questo era più chiaro. E anche questo poi dalle casse. Sentite. Questo per farvi capire un po' diciamo così qual è l'alchimia un po' della cosa. Piani elettrici, questi erano i pianoforti, c'era questo, c'era quest'altro, poi c'era questo qui col chorus, un po' tipo, questa era una specie di electric grand. Potete sentirlo dalle casse. Una certa ricchezza, no? Questo vabbè proprio. Cioè c'è una certa ricchezza, diciamo, a livello. Sentite che sono proprio nel suono, Sentite che sentito così, senza le casse aperte è una cosa, con le casse aperte è completamente un'altra. Insomma, diciamo che il discorso è un po' questo, un po' quello di uno strumento che ha un'identità un po' mista e che fuori dalle casse funziona veramente bene. Ora vado avanti con i suoni, poi abbiamo anche un honky tonk.
Poi ci sono i piani elettrici, che il primo è questo. Anche qui, insomma, qui erano suoni che ricordo con una certa nostalgia, perché faccio sempre il nostalgico, lo so, sono insopportabile, sto diventando insopportabile, però considerate che questo io lo vedevo suonare a quelli più grandi di me, più bravi di me, ma tanto più bravi di me, e dicevo io non ci arriverò mai a quel pianoforte lì, era anche l'emblema, no, di quelli bravi lo potevano suonare, insomma. So che sembra esagerato, ma per me è stato così. Bisogna meritarselo in qualche modo e poterselo permettere anche. Queste cose sono belle, però, c'hanno... Ora tolgo completamente il monitor così non c'è neanche rientro. Hanno tutte una loro storia, un loro, come dire, motivo di essere, ecco, mettiamola così. Questo è il più, quello che mi ricordo. Poi i mallet, un classico. Questi possono essere mescolati chiaramente poi con pianoforti. Sono tutte possibilità. Vabbè, questi avete presente di cosa stiamo parlando. Poi c'era questo qui che me lo ricordo benissimo. Tutte le volte che andavo a vedere una serata di qualcuno che faceva un po' di, così diciamo, musica strumentale, fusion, come si usava dire all'epoca, all'inizio della serata faceva queste cose qua, si creava l'atmosfera, gli altri si sedevano così e poi si partiva col pezzo col pianoforte, insomma. Ecco, qui la cosa che potete notare, che rimane il suono precedente, e soprattutto uniti. Se poi cambiamo queste cose qui, torniamo agli strings così normali, ci sono anche questi qui, che si possono unire al piano, anche questi pad. Interessanti, hanno un bel suono, questo in particolare. Poi classici cori dell'epoca. Insomma, tutte queste cose sono dei grandi, sono veramente un classico dell'epoca. Il piano, quando poi ci si ritorna, ci si rende conto di dove sta la forza, il punto di forza. In qualche modo è espressivo, secondo me. Sempre in riferimento poi ricordo che la cosa che aveva fatto più effetto era questa parte, perché aveva, tutti dicevano si sentono i martelletti, che è un classico.
si dice sempre, ma qui era molto bello, nel senso che faceva impressione quando facevi i finali, infatti la gente si divertiva a fare queste cose. Chiaramente il problema, come in tutti i pianoforti, nasce qui perché devi far stare insieme le cose, devono funzionare tra di loro. E quindi è difficile. Non è detto che un pianoforte che con tutte le note bellissime poi sia un bel suono di pianoforte. E poi per l'epoca, ripeto, bisogna considerare che io entravo in un locale e vedevo uno con una tastiera davanti così abbastanza portatile, che fuori nel locale aveva più o meno questo suono che usciva dal PA. Sentite, ritorno al discorso di prima. Sentite sugli accordi semplici come... Insomma, questo era per dare una mano, no? Anche allo strumento, per farvi arrivare qual è l'emozione che regalava ai tempi, questa sensazione comunque di strumento con un'anima, con un cuore, no? Ha fatto molto successo per questo motivo. E molti si sono ancora affezionati a questo strumento perché c'è uno storico dietro, ricordo eh, grandi musicisti, io ero molto giovane, quelli a cui quelli che vedevo lontani come dei personaggi sacri, li vedevo poi spesso suonare anche questo strumento in un certo periodo ben preciso, per quello che è durato qualche anno, però in quegli anni lì era molto in voga. E io ragazzi vi ringrazio, vi saluto, spero che sia stato piacevole questo salto nel passato e che sia in qualche modo servito anche a capire quali sono le peculiarità che poi fanno di uno strumento di successo e efficace, come dico sempre, perché questa cosa qui nella sua sguaiatezza in qualche modo è musicale, insieme agli altri lega in un modo molto interessante. Vi saluto, vi ringrazio come sempre e spero che sia stato utile. Ciao ciao, ciao ciao. Iscrivetevi se vi piace quello che faccio al canale e cliccate sulla campanella, insomma, tutto quello che già sapete. Ciao.